Un'altra domanda che ci fa Salvatore, sempre legata diciamo al pericolo, ci chiede come fate a dormire nei boschi o nei posti isolati, visto diciamo i pericoli di oggigiorno. Allora, noi crediamo, Salvatore, che i pericoli maggiori ovviamente non le crei la natura stessa, ma vengano dall'essere umano. E più una zona è popolata di esseri umani e più è pericolosa. Per assurdo può essere più pericolosa la piazza in centro in città, sotto casa, piuttosto che un bosco sperduto, nel nulla. Anche perché, esatto, anche perché ora, allora, noi non facciamo fuoristrada estremi perché Charlie, lo ricordiamo, non è un 4x4, quindi non ci arrampichiamo su crinali, su montagne, però è capitato anche in Spagna, in Portogallo, di cercare luoghi un po' appartati perché ripeteremo fino alla nausea, a noi piace tantissimo la natura, ci dà tanto, quindi quando è possibile dormiamo in natura, però non sono mai posti così irraggiungibili, però sono posti un po' fuori dalle strade tradizionali, dalle rotte, e dove non veniamo visti sono minori le possibilità di essere, no, o danneggiati, diciamo, Sì. in qualche modo. Anche perché in genere se un ladro vuole fare dei furti va a colpo sicuro, va in un parcheggio dove ci sono 50 macchine e non dà nell'occhio, non va ad avventurarsi in mezzo a boschi dove sicuramente non troverà mai nessuno, va nei posti affollati. Noi ci sentiamo molto sicuri, non ci sono gli animali che ti vengono a sbranare la notte, insomma non ci sono ladri che ti vengono a rubare. Poi partiamo anche da un concetto elementare. Se uno la mette sul piano della paura non fa mai niente, perché cioè, non è una novità che i ladri entrano anche nelle case mentre una famiglia sta dormendo, quindi se ne sente molte di questo tipo di effrazioni. Quindi allora che fate? Non cambiate casa ogni sera, andate, cioè, vi barricate dentro un bunker? Cioè, se uno vede sempre la situazione del pericolo dietro a ogni angolo, io credo che non porti mai avanti le proprie passioni e la propria voglia di fare qualcosa, no? Cioè, allora, che bisogna stare attenti, oculati e non infilarsi in situazioni, cioè no, per assurdo non campeggeremo dentro un campo rom, cioè nel senso, perché lì a quel punto te la vai a cercare. Nemmeno nella periferia di una città che sulla carta può essere pericolosa. Se è una situazione, quando arriviamo lì, istintivamente non ci piace, non sentiamo un feedback positivo con la zona, giriamo Charlie e andiamo da un'altra parte. Questo è quanto, ecco. Questo più che altro, perché altrimenti non andremo veramente da nessuna parte e non faremo mai nulla. Un'altra domanda che ci è stata rivolta viene da Gianni, che ci chiede cosa ci siamo lasciati alle spalle, ad esempio casa, amici, parenti, situazioni. Lavoro. Allora, il lavoro, come abbiamo detto, viene con noi. È lui che ci ha lasciato dietro, ma noi ce lo portiamo dietro perché siamo freelancer e quindi siamo liberi di poter svolgere il nostro lavoro. Poi vi spiegheremo Poi vi meglio spieghiamo dopo più avanti successivamente in maniera più accurata. Gli amici per assurdo li sentiamo più adesso che prima, perché non è più come quando si andava a scuola che ci si vedeva tutti i giorni. Tutti si cresce, tutti si figli c'è chi mette famiglia, chi cambia chi ha delle attività lavorative, e per assurdo con i social, con i telefoni siamo più a contatto. Addirittura quando eravamo a casa ci vedevamo con gli amici magari una volta ogni 4 mesi. Guardando sempre cosa abbiamo lasciato, secondo noi cioè, non accontentiamo quello che è il nostro sentito, quello che è la nostra volontà, quelle che sono le nostre mete future. Direi, rivolgendola in positivo, perché così è la nostra tendenza, è che cosa ci perderemo se rimanessimo a casa. Magari sì, abbiamo il conforto della famiglia, però noi sinceramente, Gianni, quando eravamo a casa sul divano quel periodo della pandemia eravamo molto tristi, ci mancava veramente qualcosa, è come un volatile a cui gli spezzi le ali, cioè, ma anche adesso vedendo le famiglie, anche le nostre famiglie stesse sanno che certo gli manchiamo, ma questo è normale. Sanno che siamo felici, che abbiamo questa voglia di mangiarci il mondo, e sono felici per noi.
Come possono mancare poi i figli a una coppia che magari si trasferiscono a Milano per lavorare O per o l'università. per l'università, è uguale, ma poi ogni tanto torniamo e ci rivediamo, Esatto. quindi non è che proprio si può dire che si siano lasciati alle spalle. Ecco, è più una visione positiva, è quello che ci perderemo se rimanessimo a casa con la famiglia. Sì, staremo in presenza, quello è vero, però noi ci colleghiamo spesso, magari facciamo videochiamate, ci sentiamo, cioè non siamo... Per fortuna la tecnologia aiuta tanto, ecco, in questi ultimi anni. Arriviamo E ora arriviamo alla domanda delle domande. Questa è una domanda che ormai... Cioè, qualsiasi Ma ce la siamo persona. fatta anche noi prima di partire, Mm. guardando gli altri, ma dico, ma questi, ma come fanno a vivere? Chi li mantiene? Come vi mantenete? Questa è la più grande paura che può inibire una persona a intraprendere questo stile di vita. Rispondiamo nello specifico a Claudio che ce l'ha proprio scritto nei vari social e rispondiamo dicendo che appunto noi siamo un po' a 360 gradi, cerchiamo ovviamente più fonti di introiti. Allora, al momento il canale YouTube è uno di queste. Sì, vi diciamo le nostre, poi ognuno ha... Ovviamente non è che siamo partiti, come detto prima, con 100 euro in tasca. Qualche risparmio ce l'abbiamo, non siamo ricchi, non ci mantengono i genitori. non abbiamo cifre che ci permettono di stare tutta la vita in giro, ma siamo quasi... Cioè, ci danno piccolo margine. Comunque qualche risparmietto si è messo, se no uno lavora decenni per mettere da parte cosa. Esatto. E non siamo figli di papà, non abbiamo chi ci sponsorizza. Ah, esatto, anche quello, non abbiamo sponsor. Diciamo che siamo fortunati perché veniamo da un mondo di fotografia e videomaker che ci ha già dato le basi per poter fare il lavoro di youtuber. Perché anche lo youtuber non è che uno parte, fa il canale, devi Esatto. avere competenze foto, video. Vi assicuriamo, per chi non conoscesse il mondo, il dietro le quinte di YouTube, che c'è da lavorare tanto e spesso gli introiti non sono proporzionati alla mole di lavoro che c'è da fare. Semplicemente e velocemente studiarsi le location, studiare la parte storica che c'è da dire, anche quello è un lavoro, fare le riprese in più soluzioni, in più situazioni con più tecnologie varie, mettere tutto insieme, scaricarle, fare l'editing, ovvero passare ore al computer montaggio, per montare video, scegliere le le musiche, musiche, montare quelle, pubblicarli, già un lavoro, cercare wifi o avere connessioni sufficienti per fare l'upload dei video. Poi c'è la parte della pubblicazione sui vari social, foto e spingere diciamo i video. il famoso confezionamento del prodotto finale. Esatto. Va creato un titolo, una copertina, va fatto condividere il più possibile sui social perché dobbiamo Perché voi lo raggiungere vediate. un pubblico più vasto possibile affinché Esatto. tutti ne possiamo beneficiare. Quindi tanto lavoro, YouTube dà diciamo un contributo per questo che va in base a, è un rapporto fra gli iscritti al canale, ve lo semplifico perché sennò sarebbe una, e diciamo le visualizzazioni di ogni singolo video. Quindi magari noi è per quello che chiediamo spesso l'iscrizione al canale, chiediamo di vedere i video, perché comunque gli introiti sono legati a questi fattori. Purtroppo non sono sempre commisurati con le fatiche per... Vi assicuriamo che con YouTube non ci si vive, Ecco, a meno che non abbiate dei numeri importanti, ma si parla molto di centinaia di migliaia di iscritti e milioni di visualizzazioni. Oppure chi fa donazioni e chi mantiene costantemente. E quindi diciamo che YouTube non è... Cioè, ci lavoriamo tanto, ma non è il sostentamento e non riusciamo solo a sostentarci con YouTube. Quindi abbiamo tirato fuori dal cilindro il nostro lavoro storico, che è quello, diciamo, come vi abbiamo detto più e più volte, di fotografi e videomaker. Esatto, noi lavoriamo con delle agenzie che ti permettono di lavorare anche all'estero e quindi Da remoto, come da si remoto, dice. Cioè, noi andiamo a fare
saltuariamente, anche in base alle disponibilità dei servizi dentro dei ristoranti, delle ville, Sì, ora va tanto i quelle servizi agenzie di food, immobiliari. quindi foto particolari di piatti, di cibi, così come vanno foto di questo real estate che non sono altro che location di ville, appartamenti che devono poi essere venduti o locati, e quindi noi facciamo i servizi in luogo, prendiamo queste foto, le carichiamo sui vari siti di queste agenzie e poi pensano loro al resto e noi veniamo pagati per questi servizi. Ovviamente non tutti i paesi offrono questi tipi di servizi, o comunque non c'è questa richiesta elevatissima. Ci serve un po' per aiutarci Sì, esatto, a compensare un po' compensare quello le che spese. entra da YouTube. Però diciamo che ancora c'è la parte dei nostri risparmi che abbiamo Sì. messo da parte lavorando. È un po' tutto. Quindi noi, per continuare, diciamo, a fare video, perché ragazzi, non so se l'avete capito, noi ci piace da morire fare video, vedere posti e cercare di farvi passare il bello del mondo. Questo è un po' quello che vorremmo. Quindi vorremmo trovare un modo per riuscire A coniugare esatto, passione, lavoro e viaggio. ad essere continuativi nel tempo, perché è inutile che riusciamo a fare video pazzeschi per un anno e poi finisce la festa e stiamo a casa perché non riusciamo Perché più a comunque i sostenerci. nostri fondi, i nostri risparmi si stanno assottigliando sempre di più. Questo Poi è ci sono normale. abbiamo avuto anche la spesa dell'acquisto del van e della camperizzazione, che poi Esatto. con il lungo periodo si andranno ad ammortizzare, però al momento le spese sono state tante. E aggiungerei, ultimo ma non meno importante, abbiamo avuto, e come tutti voi, un periodo nel quale il carburante è schizzato alle stelle. Quindi anche quello, il carburante non vi sto a dire quanto incide ovviamente sulla nostra vita, se non è tipo il 70-80%, ma poco ci manca. Certo, dipende poi da quanto ci spostiamo, ecco. Però incide tantissimo. Ovviamente in Spagna abbiamo viaggiato che costava poco più di €1, siamo arrivati a 2 sterline e 30 in Inghilterra, che sono tipo quasi 2,50 €. Voi capite che i costi sono Esorbitanti. esorbitanti e incidono, assottigliano tanto i nostri risparmi, insomma. Poi la spesa la facciamo come a casa, anzi magari in questa vita si tende a comprare proprio stretto e necessario. È una vita fatta anche di tante rinunce, quindi di tanto risparmio. Non andiamo al cinema, non andiamo al ristorante, si risparmiano un sacco di soldi e già questo ci aiuta a Sì, permettere questa è una vita semplice, come probabilmente facevano i nostri nonni X anni fa. Però questa a noi ci piace Sì. tanto e non ci interessa il cinema, non ci interessa andare a cena fuori tutte le settimane. Poi, quando quello- possibile, anche noi qualche piccolo ritaglietto ce lo concediamo. Esatto. E qui mi riallaccerei a una domanda che ci ha fatto Ricca, e Riccardo ci chiede: ma come mai spesso si vede nei vostri video che non entrate nei luoghi di interesse turistico, quelli a pagamento, chiese, musei, castelli, insomma attrazioni con un vero e proprio biglietto? La risposta l'abbiamo già data. Esatto, magari un singolo biglietto ti costa 7-8 € a testa, e quindi considerate, magari noi siamo ovviamente in due, non è che uno entra e l'altro sta fuori, non avrebbe senso, quindi magari già un 15 € al giorno per noi, che ripeto, non facciamo la vacanza perché non vogliamo accusare nessuno, ma sì, ma io sono stato in vacanza lì 15 giorni e ho visto tutto. No. Benissimo, dovete farlo, cioè chi sta in vacanza 15-20 giorni fa benissimo a vedere castelli, musei. Fa parte della vacanza, vi spendete 2000 € e all inclusive e Esatto. vi godete tutto, ma a lungo termine Come a mangiare, ma quella pietanza di quel paese era buonissima, perché non l'avete provata? Un po' rientra in questa domanda, no? Perché magari spendiamo 50 € al ristorante per provare quel piatto particolare, io e lui fuori una sera, e noi con 50 € o le mettiamo di gasolio o ci facciamo la spesa in un supermercato, e ci andiamo avanti un bel po'. Questa risposta è legata al fatto che cerchiamo di prolungare, tutte le nostre forze sono per allungare il più possibile il nostro soggiorno fuori, il nostro viaggio. Tutto quello è commisurato alla durata. ed è fatto di tagli alle spese, risparmi
e ovviamente non è che uno risparmia e basta, perché Certo. la spesa va fatta. Esatto, e ci piacerebbe tantissimo ovviamente vedere tutti i castelli, tutti i musei, siamo curiosi, quindi per natura qualsiasi tipo di attrattiva, no? Però, Però la vita è fatta di compromessi, non si esatto. può avere tutto dalla vita. E qui abbiamo pensato di potervi offrire un qualcosa in più, è lì che è nato, diciamo, no? Il canale in abbonamento YouTube piuttosto che il canale Patreon, Patreon, eccetera. perché non è che vogliamo lucrare o chissà cosa, avere dei guadagni, però magari ci permettete a noi, chi volesse sostenerci, ci permettete di entrare in quel museo, in quel, non lo so, castello, villa, a pagamento, un'esperienza come ad esempio era la Guinness Storehouse, mi viene in mente, no? Esatto, la Guinness Che Storehouse costava un sacco di soldi, sicuramente era bella, per due, ma 50 euro ci volevano. se qualcuno di voi volesse sostenerci tramite il canale YouTube o il canale Patreon, noi potremo con quei soldi che riusciremo a raccogliere magari entrare e fare delle visite un pochino più approfondite e mirate, e a quel punto fare dei video dedicati, Dei contenuti extra, contenuti extra, esatto, dove voi pagate fondamentalmente il biglietto per entrare, ma Esatto. si parla di poco. di cifre minime, ecco, noi non chiediamo cifre esorbitanti, però sarebbe uno sgravio per noi, così potremo riuscire ad entrare e per chi appunto aderisce a questo sostegno, avere dei contenuti extra e magari dal divano di casa vedere un esempio, una Guinness Storehouse, o vedere un Che bellissimo diversamente museo non vedrebbe che mai. altrimenti chi non viaggia non vedrebbe. Ecco, questa era un po' l'idea, e così vi abbiamo introdotto anche il come mai abbiamo inserito ultimamente sul nostro canale queste possibilità, ovvero, ripeto, l'abbonamento per YouTube e il canale Patreon, che vanno di pari passo, non uno ha più dell'altro e viceversa. No, perché non tutti possono accedere Esatto. a Patreon. Per semplificare diamo le due possibilità. Poi può essere anche utile per riconoscere anche il nostro lavoro, perché Sì. noi fondamentalmente facciamo un lavoro tra virgolette gratuito. È vero che abbiamo degli introiti da YouTube, ma sono Vi minimi. assicuriamo che sono veramente minimi. Però insomma su questi canali noi possiamo mettere ad esempio le nostre fotografie, dare dei contenuti, Esatto. far vedere la mappa con i nostri spostamenti di questo. Sì, è anche proprio un riconoscimento, una spinta, no? Come si dice, una gratificazione, ecco, una gratificazione. Che stiamo facendo le cose per bene. Esatto. Poi lì avremo dei canali su Patreon, abbiamo dei canali, diciamo, come, non so, un gruppo Telegram, quindi per chi volesse può interagire con noi anche più in presenza e in maniera più ravvicinata, Ad insomma. esempio in tanti ci chiedono informazioni sulla camperizzazione, di essere aiutati sulla base della nostra esperienza. Noi Esatto. mettiamo un gruppo Telegram, un canale Telegram dedicato alla camperizzazione. Sì, esatto. Ovviamente è un lavoro e quindi Lo è stato tanto, perché se guardate tanto tutti lavoro i dietro. nostri video dall'inizio, veramente ci abbiamo passato nottate, giornate, eravamo sempre qui dentro Charlie a fare i lavori, quindi anche lì ci sembra giusto che ci sia un riconoscimento dietro a quello che abbiamo fatto, no? Quindi abbiamo messo tutta la parte tecnica, diciamo, dietro le quinte, che è accessibile per chi volesse, così ci date un supporto. Ci riconoscete il nostro lavoro e noi siamo utili in qualche modo per darvi dei contenuti, per darvi una mano a chi volesse intraprendere la strada che abbiamo intrapreso noi. Poi vorrei aggiungere che abbiamo anche il negozio Amazon sul quale abbiamo, è una pagina dove fondamentalmente ci sono tutti gli articoli che utilizziamo, e se voi fate gli acquisti tramite il nostro link pagate gli oggetti come li paghereste comunque, però a noi viene riconosciuta una piccola percentuale, quindi è un aiuto in più che ci viene incontro. Esatto. Poi abbiamo anche delle aziende che ci hanno mandato i loro articoli da testare, quindi grazie a queste aziende possiamo offrirvi degli sconti con dei link di affiliazione, con dei codici Esatto. sconto. Acquistando ad esempio le batterie della Litio Store avete un 5% di sconto utilizzando il nostro codice Tickets for Life, così come se volete comprarvi una Bluetti o altri oggetti che abbiamo all'interno del van, Perché infatti sono piccoli aiuti che nel totale ci aiutano. Cioè noi non abbiamo uno sponsor vero e proprio che ci passa costantemente dei prodotti e finisce lì.
Cioè noi in base a ciò che ci piace, perché non è che accettiamo recensioni di qualsiasi genere, quando ci si propongono le varie aziende vagliamo, e quello che ci sembra ovviamente inerente alla nostra van life accettiamo. Batterie, luci, torce, così come quello che ha detto prima Federico ci sembra così legato alla vita alla vita all'aria aperta e alla vita di Charlie, insieme a Charlie, diciamo, che ci sentiamo e vogliamo, ma anche per darvi un'opportunità in più a voi che un domani vorrete comprare X o Y e sapete come quello che acquistate, saprete quello che avrete fra le mani. Ecco, questo ci sembra veramente importante. Quindi noi al di là del prodotto non è che la ditta X o Y ci paghi, Non ci pagano nulla. non ci paga nulla, questo che sia chiaro, insomma non abbiamo introiti dalla Bluetti che ci manda il Bluetti, per capirsi, insomma. Però se voi acquistate un prodotto tramite il nostro link ci viene riconosciuto, ecco, sì, una piccola percentuale esatto, che ci aiuta. Un'altra domanda arriva da Giovanna che ci chiede: ma le foto che fate le proponete a riviste specializzate? Che cosa ne fate? In parte Giovanna hai avuto risposta, ovvero abbiamo deciso, ovviamente sono foto particolari, nel senso fatte con o reflex o mirrorless, cioè macchine fotografiche insomma di un certo livello, e quindi sono foto diciamo che si prestano a essere lavorate, così come incorniciate, così come stampate. Abbiamo deciso no, di non mandarle a riviste, ma le carichiamo, come vi abbiamo spiegato, nel dietro le quinte, cioè nel nostro canale Patreon o in abbonamento con YouTube. Quindi vagliamo quelle che ci piacciono di più, facciamo una lavorazione delle foto e le carichiamo lì, in modo che chi, diciamo così, acquista un pacchetto possa vederle. Ovviamente tutta questa mole di video e di fotografie necessitano di connessioni internet molto, molto cospicue, perché noi lavoriamo con tantissimi giga di traffico e siamo spesso in deficit di connessione. Abbiamo tribolato tantissimo. All'inizio avevamo le nostre SIM di casa, abbiamo comprato nei vari paesi le SIM locali, ci siamo affidati tanto ai wifi liberi, però alla lunga è molto un patimento, un patimento. E quindi tipo Andrea ci chiedeva come fate con le SIM. Per ora le abbiamo sempre comprate, però ad esempio in Francia ci ha creato non pochi problemi. Come avete visto nel video Abbiamo della Francia, anche ricevuto tanti suggerimenti. Crediamo che i tempi siano maturi per passare a OG Link, che è un abbonamento che ti dà un router con una SIM che conoscevamo, ma aveva al tempo dei prezzi più elevati. Ora i prezzi sono scesi, ora è più concorrenziale, più esatto. concorrenziale, con 24,90 € vi danno 400 giga, che è il pacchetto minimo, che è il perché pacchetto ne potete minimo. avere di più. Per noi riteniamo che sarà il nostro prossimo passaggio. Abbiamo già preso accordi con loro, ovviamente appena sarà possibile faremo questa di scelte. Ce l'avete suggerito in tantissimi e ci fa piacere, anzi vi ringraziamo, perché l'avete visto da altri viaggiatori che anche loro hanno adottato questo metodo e effettivamente funziona. Loro, gli Oggi Link, la ditta, sono sempre presenti come assistenza, e questo è un valore aggiunto per chi viaggia e per chi si trova all'estero. Qualora ci fossero dei problemi, sentiamo di avere dietro qualcuno che ce li può risolvere. Ovviamente OG Link vale in Europa. Qualora certo, nel prossimo futuro dovessimo uscire dall'Europa, continueremo a cercare delle SIM locali. sì, quello quando sarà si porrà il problema. Ora, ecco, al momento, ecco, intanto vi ringraziamo appunto per tutti questi suggerimenti e appena sarà possibile andremo in quella direzione. Tantissime domande ci hanno fatto. Mamma mia, veramente. Una cosa... Anzi, vi ringraziamo. È venuto forse un video anche più lungo del previsto, ma veramente volevamo rispondere a tutti. Io direi di chiudere con l'ultima domanda che riguarda le app che utilizziamo. Ce l'hanno chieste anche queste in tanti. Ad esempio Emanuela ci chiedeva: ma come fate a trovare i luoghi, come fate
in giro con la vita quotidiana. Esatto. Ci sono tantissime app, la più famosa, quella che usiamo più di tutte, ormai lo sapete, Beh, vi abbiamo tempestato con questa Park Fortnite. Park Fortnite. Park Fortnite praticamente è un'app dove potete trovare una fontanella d'acqua, un punto luce, potete la lavanderia, trovare la lavanderia, perché siamo uno sempre dice con i panni vado a lavare i panni, dove vado? Cerco le lavanderie su Park Fortnite, potete trovare le aree campeggio, le docce, campeggi, le aree in mezzo alla natura, ed è molto usata in Europa. Ad esempio chi viaggia nelle Americhe usa iOverlander, che è un'altra app che al momento riguarda più quel mondo, diciamo, delle Americhe. Non fa il caso nostro, però Park Fortnite è l'app più utilizzata. Poi usiamo Google Maps come navigatore. Sì. Usiamo per la ricerca del carburante, che ultimamente è stata utile, però vale solo, adesso non ricordo la lista, ma se la cercate la troverete, Fuel Flash, che è l'app per i prezzi del carburante. Ripeto, riguarda solo alcuni paesi dell'Europa, però quando eravamo ad esempio in Spagna, in Francia, è stata utilissima. Lì c'è una mappa dove vi trovate e vi dice i prezzi di vari distributori, quindi potete spostarvi e trovare quello più economico. Sì, poi app di questo tipo con gli anni ce ne sono tantissime, ci sono delle app nuove, delle app che smettono di funzionare, quindi fondamentalmente basta cercare un'app sui carburanti. Ora noi usiamo questa, ma magari tra un anno ne useremo un'altra. Però diciamo che queste sono un po' poi le app, le principali che usiamo. Poi usiamo le app, quelle dei social, ma quelle sono più legate alla condivisione. Ricordiamo che siamo da poco su TikTok, Facebook, abbiamo la pagina The Tickets for Life, e così come il canale Instagram. Le domande sono state tantissime, abbiamo cercato di raggrupparle in maniera più logica possibile, speriamo di avete scritto via mail, in tutti i con messaggi privati su Messenger, su Instagram, su tutti quanti, anche messaggi stessi sotto ai video, insomma noi ce l'abbiamo messa tutta, ragazzi. Poi nulla toglie se qualcuno gli è venuta una domanda o si fosse dimenticato o non avesse visto i nostri video dove lanciavamo questa, diciamo, domanda, le può fare, perché il video, diciamo, si chiude qui, ma noi siamo sempre dietro al computer e, come avete visto, cerchiamo di rispondere a tutti. Perdonateci se qualche commento ci sfugge. E se ci siamo divulgati un po' troppo. Sì. Video lungo ma di sostanza. Esatto, ci piace chiacchierare, quello. Speriamo che passi, ragazzi, la nostra voglia di continuare a viaggiare, perché i Tickets for Life sono questo. Siamo semplicemente due persone che amano la vita e il viaggio. Questo è quanto, insomma. Speriamo di riuscire a trasmettervi le nostre sensazioni, le nostre emozioni, e vi invitiamo a continuare a seguirci. Esatto. Buona giornata. Iscrivetevi al canale. Un bacione grande e un grande saluto da Marta e da Federico. Ciao! Ciao a tutti! Presto. Ciao!